Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Innanzitutto mi raccomando, iscrivetevi, grazie che abbiamo superato le 8000, adesso uscirà un video apposito di ringraziamento a tutti voi, 8000 grazie, iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare ai 10.000 per forza perché YouTube permette di fare dei video in maniera diversa sopra i 10.000 iscritti, per cui è gratis. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, mi raccomando che questo aiuta nelle classifiche di YouTube. E veniamo al tema del video di oggi. Il video di oggi parliamo di un film di animazione tutto italiano, VIP, Mio fratello Superuomo. Sei tu? Non ti vedo quel conosciuto? Sono idiota. Pur di usare quella ramice ammazzeresti anche tua nonna. Ma cosa diavolo che entra mia e non è? Per chi come me ha qualche anno sulle spalle, negli anni 70-80 era anche nominato questo cartoon, questo film di animazione o cartone animato, per dirla all'italiana, come Mini VIP e Super VIP, perché i due personaggi principali sono i VIP, che in realtà sono dei supereroi, però il fratello del supereroe odierno, insomma del momento del cartoon, che è appunto il Super VIP, è Mini VIP, che è questa specie di signor Rossi, come usava fare sempre Bruno Bozzetto, che è il suo autore nonché regista di questo film di animazione, che è un superuomo e neanche tanto, cioè voglio dire è un superuomo sfortunato, con superpoteri veramente che non servono a nulla, riesce a malapena a sollevarsi da terra, è assolutamente agli occhialoni, è debolissimo, però è simpaticissimo e comunque fa vedere come una persona normalissima con tutti i suoi problemi, i suoi difetti, riesca però, superando questi difetti con coraggio, con ostinazione, a comunque poter essere un superuomo, cioè a salvare delle persone, a riuscire a aiutare delle altre persone. Quindi qualsiasi sia, e questo è già il primo insegnamento, qualsiasi siano le nostre capacità o le nostre poche capacità, noi comunque, mettendoci la nostra volontà e la nostra disponibilità nei confronti degli altri, possiamo aiutare altre persone a superare momenti di difficoltà. Non mai che tu fossi così bello. Come ti chiami? Mini VIP. E tu? Nervustrella. Nervustrella. Non ti piace? Ah, sì, mi piace. Un bellissimo nome, ma perché stai là dentro? Vedi questa cosa che ho in testa? Sono stata usata da quell'orribile gente come cavia per i loro esperimenti. E non ha funzionato troppo bene su di me. Ma non mi sta mica male, non è vero? Sei bellissima. Sul serio? Cos'ha di così particolare questo film di animazione? Ha di particolare che è un film profetico di quello che poi è accaduto in questi anni. Negli anni 70-80 nelle scuole medie, nelle scuole superiori, c'era un grande dibattito sempre aperto, che era quello del mezzo di comunicazione di allora, che andava per la maggiore, cioè la televisione. La televisione, la discussione principale è che la televisione avrebbe, come dire, coercitivamente indotto i suoi utilizzatori a perdere la capacità di autocritica, ad essere, passatemi la parola, rimbecilliti dalla pubblicità, rimbecilliti dal messaggio costante e quindi a renderci dipendenti da quello che la televisione ci diceva, a renderci creduloni di quello che la televisione ci diceva. E a quanto pare oggi più o meno è diventato così. Oggi nell'epoca delle comunicazioni di massa la gente tende a essere poco critica e a bersi tutto quello che le viene raccontato. Altri due temi importanti e profetici che sono stati
rivelati in questo cartoon sono: primo, quello dello sfruttamento del lavoro, il lavoro che negli anni, con le grandi battaglie dagli anni 60 agli anni 80, era diventato un lavoro nobilitante per l'uomo, per il cittadino italiano, l'articolo 18, quindi la difficoltà a licenziare per futili motivi, i diritti a avere la settimana lavorativa, avere i giorni di riposo, avere le ferie pagate, avere la malattia, eccetera, eccetera, che piano piano invece stiamo nuovamente perdendo. Ed è quello che sta succedendo. Pensate solo alle mega multinazionali che ci governano, una su tutte che vende cose per corrispondenza, e a come i suoi dipendenti vengono trattati, dipendenti che si voleva addirittura mettere il braccialetto digitale per vedere quante ore passassero in bagno. Mi ricorda tantissimo questo cartoon. Il problema delle toilette. Come sapete, signori, le pause arbitrarie ed incontrollabili nel lavoro sono di capitale importanza per una grossa industria, e il nostro ufficio studi ha risolto il problema ponendo sopra le toilette un generatore scorrevole che si arresta di tanto in tanto, emettendo scariche di 60.000 volt. Impone ai collaboratori di non perdere tempo e di soprassedere alle necessità che non siano impellenti. Dove la imprenditrice, la multinazionale di turno, la catena di supermercati Happy Betty, della nota titolare appunto Happy Betty, non fa altro che avere dei cinesini, in questo caso oggi non si potrebbe neanche farlo perché saremmo tacciati di razzismo, ma tutta questa serie di cinesini che rappresentano i nostri lavoratori odierni, ai quali sempre vengono tolti sempre più diritti, e per una modica cifra del loro stipendio, secondo una trattenuta sul loro stipendio, gli viene dato un qualcosa, gli viene concesso un qualcosa che gli spetterebbe di diritto. Quindi questo, il primo grande tema trattato da questo cartoon, è appunto la situazione lavorativa per le multinazionali, dove i lavoratori sono solo numeri che devono produrre in tempi e in modi ben precisi, altrimenti l'economicità della produzione ne perderebbe. Quindi via l'umanità, via le cose, ma diventano degli oggetti, dei macchinari che sono facilmente sostituibili, che quando non rendono il giusto possono essere gettati via come nulla fosse. 100 grammi. La completa asportazione del braccio dell'apposito esperto significa che il bagno di metallo ha raggiunto la giusta temperatura. In un altro reparto il missile subisce la prova di resistenza al calore. L'apposito tecnico, ingerita una miscela di vari gas, procede al severo collaudo. Purtroppo perdiamo un fiore di ferratori in prova. Questa abitudine agli inchini causa la perdita di circa il 15% in produttività. L'altra parte, l'altro grande tema trattato da questo cartoon in maniera comica, se vogliamo, perché è molto divertente, se avete l'occasione vedetelo. Io l'ho acquistato per 5 euro sul Play Store, su YouTube praticamente, e lo posso vedere e rivedere quando voglio, perché è un classico, lo avevo in cassetta, l'ho avuto in DVD, adesso non ho più nei lettori di cassette, nel lettore DVD, l'ho trovato in formato digitale e l'ho acquistato. Un altro tema grandissimo che abbiamo detto è appunto quello dell'induzione pubblicitaria, di come la televisione e i grandi media ci stanno pilotando la società verso un indirizzo, che l'indirizzo è quello che noi non dobbiamo più avere nessun punto di riferimento, non abbiamo più nessun sesso, non abbiamo più nessuna cultura, nessuna origine, dobbiamo diventare esclusivamente dei consumatori, gente che quel poco che guadagna spende per poter far sì che queste multinazionali continuino ad arricchirsi sempre di più. Tutti benissimo che il più importante fattore dei nostri tempi è la pubblicità. Bene, io ho trovato il sistema per disciplinarla mediante un metodo ingegnoso che mi darà in mano i mercati di tutto il mondo. Signori, state per assistere alla nascita dei missili cervello. Colomero, sì, professore. Ecco, ovviamente per figurare questa cosa, Bruno Bozzetto ha fatto inventare a Happy Betty un missile,
un piccolo missile che entra nel cervello, viene lanciato nello spazio e quindi colpisce tutti i cittadini, entra nel cervello e quindi rimbambisce gli utenti, che a quel punto lì diventano succubi di un messaggio subliminale pubblicitario e non fanno altro che spendere, che mangiarsi tutto per far guadagnare questa multinazionale. Personalità di ogni individuo. Per esempio, dietro trattenuta sullo stipendio noi pensiamo ai pasti dei collaboratori, non il solito menù fisso, ma a piacimento. Buono! Ogni commensale può avere il suo chicco di riso al burro, al pomodoro o al ragù. Pomodoro! Inoltre facciamo sì che i nostri collaboratori godano di un sano riposo. Grazie a una trattenuta sullo stipendio provvediamo loro una apparecchiatura che provoca un sonno immediato, intenso e salutare. Ovviamente, a differenza del mondo reale, dove la cosa sta accadendo oggi e dove non c'è ancora un lieto fine, in realtà nel cartoon alla fine c'è un lieto fine. Questo super VIP e mini VIP combattono questa regina del male e riescono a sventare il suo piano di rimbambire l'umanità affinché acquisti solo i suoi supermercati. Però è una vittoria di Pirro, perché abbiamo visto che oggi come siamo ridotti. Oggi qualsiasi cosa ci raccontano viene presa pessidequamente, non da tutti ovviamente e fortunatamente, però ci bombardano di mille cose e se vedete anche la nostra società, la globalizzazione e la mondializzazione è abbastanza stereotipata. Tutti che si comportano in una data maniera, si vestono in una data maniera, guai uscire da un certo seminato. Una volta c'era quello che noi chiamiamo bigottismo, c'era la questione morale, adesso c'è la questione economica. Ci pensano le grandi società a dirci come dobbiamo vivere e come dobbiamo morire. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se un po' vi farà pensare, però guardate veramente questo film di animazione perché è simpaticissimo, col colonnello che spara ovunque, questo colonnello nazista che è una delle guardie di Happy Betty, e con Mini VIP e Super VIP che tra una risata e l'altra ci daranno modo di riflettere su quello che sta accadendo oggi al mondo e come nel 1968 questa cosa era stata prevista. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Ermanno.